In una Parigi straniante, osservata un po' come da un vetro appannato, un uomo lentamente perde il contatto con la realtà. Roman Polanski nel 1976 ci consegna uno dei film più claustrofobici e anche disturbanti, ma tra i miei preferiti in assoluto. Ma dietro l'incubo psicologico c'è anche una città reale, fatta di strade, stazioni della metro. Siamo a Montmartre e benvenuti nel video delle location del film L'inquilino del terzo piano. Yeah! Alle mie spalle il cinema dove Trelkovsky e Stella guardano un film di arti marziali. Infatti all'epoca questo cinema era proprio specializzato in film di arti marziali. Chiuso all'inizio degli anni '80 e oggi è un supermercato. Eccolo qui ragazzi, un Carrefour City. Il tempo passa. Vederlo oggi fa un certo effetto. Ci sono anche entrata, ma purtroppo non si poteva filmare, ma tanto vabbè, mi aspettavo un'atmosfera un po' più d'epoca, e invece niente, nemmeno una poltrona vintage. Ma dai, basta l'esterno con la Porte Saint-Martin lì, fiera a ricordare la scena girata proprio qua. È un po' come se la location dicesse: ok, qualcosa l'ho cambiato, ma mica tutto. Adesso preparatevi perché la prossima location è sorprendentemente ancora identica e udite udite ancora in attività. Parigi in questo film non è la classica città da cartolina, ma è una città invisibile, fatta di ombre, segreti e storie in cui forse per certi versi ci si può anche in minima parte rispecchiare, perché in fondo come Trelkovsky anche noi spettatori siamo inquilini temporanei. In questa via tra l'altro ci sono tantissimi negozi che vendono davvero parrucche, quindi penso che la scelta non sia stata casuale. Ecco, il negozio era questo, ragazzi. Adesso vi mostrerò una location bellissima, ragazzi, talmente bella che ce l'ho anche disegnata sopra una scatola di biscotti di latta che ho a casa. Avevo già visto da Google Maps, quindi so che purtroppo è mezza coperta da questo carosello, ma eccola qui, la stazione della metropolitana di Abesses, favolosa. Guardate che bellezza questa entrata in stile Art Nouveau, disegnata dal celebre architetto Guy Mard, uno dei padri del modernismo francese. Questa stazione appare in tantissimi film, tra cui Il favoloso mondo di Amélie, Midnight in Paris, L'inquilino del terzo piano appunto di Roman Polanski, e anche nel videogioco Broken Sword 5. Nel cinema si trasforma continuamente adattandosi al tono e all'atmosfera di ogni film. Proviamo a scendere a SS. Che profumo! Buona! La location. Wow! Non ci credo. Non ci credo. Tratto dal romanzo di Roland Topor, siamo qui in una location, ragazzi, emozionante. Così, subito, davanti al condominio in cui si trasferisce Trelkovsky. In
realtà questo era un condominio fittizio, ragazzi. Il set in realtà aveva soltanto 2 piani perché lo studio non poteva ospitarne di più. L'illusione di un edificio a 4 piani è stata creata appoggiando un grande specchio sul pavimento. Questa però è la facciata, la vera facciata che noi vediamo nel film. Trelkovskij entra ed esce molte volte da questo portone e in alcune scene si vede anche il numero 41, questo, la casa accanto. Anche il cortile faceva parte dello studio, idem l'ingresso della casa con la portineria e il chiosco da cui si getta Simone. Il bar si trovava davvero dall'altra parte della strada, laggiù, ora ve lo faccio vedere dove sono io. Era collocato proprio lì, oggi non esiste più. Un vero peccato, mi sarebbe molto piaciuto visitarlo. Era posizionato proprio qui, al numero 42. Oggi non esiste più, come dicevo prima, e ci sono una serie di studi. Belli, proprio qui nella via dove c'è l'appartamento ci sono alcune gallerie d'arte. Eccoci vicinissimi al Bretonneau Hospital, un'altra location del film. Che location è mai questa? È un ospedale dove Trelkovskij va a trovare Simone. Ed è proprio qui che incontra Stella. Amo la scena girata qui con Simone che urla, tutta ingessata. Secondo me è una delle scene più impressionanti del film, anzi proprio dei film in generale, dei film horror in generale. Fatemi sapere ovviamente voi cosa ne pensate. Se questo viaggio a Parigi tra le location dell'inquilino del terzo piano ti è piaciuto, nel mio libro che trovi linkato in descrizione troverai tutti gli indirizzi, foto e informazioni pratiche per visite. Acquistandolo, oltre a scoprire tanti dettagli curiosi, aiuterai anche a sostenere il canale e a rendere possibili nuovi progetti come questo. Io spero che il video vi sia piaciuto, like, commentino e condividete per supportare il piccolo canale e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!